Buonasera, buonasera a tutti, ciao, mi ho fatto lo scherzetto, così arrivate, non vedete nessuno, dite ma cos'è stasera, si sono dimenticati della diretta, ma no, ma figuriamoci se ci dimentichiamo del nostro appuntamento settimanale con le dirette di Neki Shop, quindi vi do il benvenuto a un altro appuntamento con il live shopping di Neki Shop, le dirette che vi permettono di stare a casa, belli comodi, mentre noi vi facciamo vedere tantissimi prodotti creativi, ma soprattutto da settembre abbiamo cominciato a ospitare tanti ambassador che sono degli esperti nelle loro materie, in modo da darvi sempre degli spunti in più, con più tecnicità, perché so che volete imparare e imparare bene, e questo è un modo per farlo. Quindi ogni settimana abbiamo un esperto in un campo particolare e quindi vediamo insieme a lui o lei tante cose più tecniche, insomma, che vi possono servire per far salire di livello la vostra creatività. Allora guardate qui, avete già capito oggi di che cosa parliamo? Parliamo di cucito, ma soprattutto parliamo di cucito anche per chi vuole cominciare a cucire. Quindi abbiamo un approccio per chi vuole fare anche dei piccoli vestitini, abitini, sartoria. Io oggi sono tutta completamente vestita con cose fatte da me e vi insegniamo proprio a partire con queste cose e questo diciamo approccio lo facciamo come? Lo facciamo innanzitutto con la nostra esperta che è qui stasera, che tra poco ve la presento, ma soprattutto in collaborazione con Burda. Voi sapete che Burda è da sempre il punto di riferimento per i cartamodelli sui capi d'abbigliamento che potete cucire, quindi c'è qualcuno che per voi studia, pensa e prepara tutti i cartamodelli con tutte le taglie di riferimento, e oggi vediamo proprio e impariamo insieme al nostro esperto come si fa, c'è una mosca che gira, come si fa a realizzare un abito partendo proprio da un cartamodello della rivista. Quindi una lezione molto utile stasera. L'esperto di oggi, lasciatemela presentare, è tada! Guardate qua, la riconoscete? È Cristiana Carpentieri. Ciao Cristiana. Ciao a tutti, sono felicissima di essere qui con voi e oggi impareremo a fare questa bellissima maglietta che sto indossando in questo momento. Perfetto, grazie Cristiana, hai già spoilerato il tutorial. Subito, ho detto Cristiana, mi raccomando, cosa facciamo? Poi lo diciamo dopo. Abbiamo già detto subito. Comunque avete visto quella bellissima maglietta che ha indosso Cristiana. Cristiana, come sapete, è anche molto simpatica, ci farà anche molto divertire durante questo appuntamento, quindi sicuramente ne vedremo delle belle, sono sicura in questa diretta. Allora Cristiana, innanzitutto ti chiedo, come ho chiesto a tutti gli altri nostri ospiti, di parlare un po' di quella che è la tua vita professionale, quindi che cosa fai di lavoro, come lo fai, quali sono i tuoi studi, i tuoi background, in modo che così le persone possono sapere di che cosa sei esperta tu in particolare. Allora, io mi chiamo Cristiana Carpentieri, sono sarta, modellista, ma anche psicologa e psicoterapeuta. Infatti, parallelamente ai miei studi di psicologia, quindi all'università, ho seguito delle scuole di cucito. Una prima scuola che è durata 3 anni, dove sono diventata sarta e modellista, e che è durata 3 anni, poi successivamente un'altra scuola individuale da una sarta in sartoria, dove ho imparato tutti i trucchi del mestiere, tutti veramente ho imparato benissimo, anche i dubbi che avevo e via dicendo. Quindi, cosa è successo? Che diciamo che ho 6 anni di formazione per quanto riguarda il cucito e cucio da 26 anni. Inizialmente, appena sono diventata sarta, mi sarei voluta aprire un atelier di moda, che poi non ho più aperto, anche se ho chiesto ai presidi d'onore, me l'avevano concessi, ma io non li ho aperti, non l'ho aperto e ho fatto bene col senno di poi. E il mio primo obiettivo quindi era quello di aprirmi un atelier, anche perché ho partecipato a delle sfilate di moda come stilista, sono uscita in televisione, sono state veramente tante bellissime esperienze che io ho avuto nella mia vita, però c'è un motivo per cui ho iniziato a insegnare e sono due.
Il primo motivo è che subito dopo la laurea, per un anno, ho insegnato taglio e cucito a dei disabili mentali tramite un'associazione culturale della ASL, quindi ho insegnato a persone particolarmente depresse, molto depresse, con ansia, depressione, attacchi di panico e quindi questo mi ha riempito veramente il cuore, è stato il primo campanellino d'allarme. Il secondo campanellino d'allarme è stato quando ho fatto la psicologa per 2 anni al CERT, che adesso si chiama SERD, quindi con i tossicodipendenti, e sempre come psicologa ho partecipato a dei laboratori creativi, quindi non cucito, ma pastel modellabili, il fimo e via dicendo, a donne che avevano appunto problemi di tossicodipendenza, quindi una problematica comunque diversa rispetto alla precedente. E questo mi ha fatto proprio capire che questo poteva essere la mia strada, perché mi ha veramente riempito il cuore, mi ha sia dal punto di vista psicologico, mi ha veramente riempita e dal punto di vista anche umano. Bene, Cristiana, hai fatto tantissime esperienze, poi proprio questa tua capacità di unire il discorso della psicologia con il discorso del cucito è una cosa molto bella, perché anch'io lo dico da sempre che cucire è proprio terapeutico, fa bene, cucire così come dipingere, tutte le arti manuali sono veramente molto utili per tanti stati d'animo e andare quindi a migliorare appunto questi stati d'animo, perché questo stare così nella manualità, non pensi più a niente, quindi ti distrai, è una sorta di meditazione, io la vedo anche così in modo anche più spirituale per quanto mi riguarda. Comunque Cristiana, adesso abbiamo ancora 2 minutini per saperne un pochino di più di te per quanto riguarda la tua vita privata, cioè dove abiti, per esempio, come passi le giornate, insomma, raccontaci un po' qualche piccolo spunto della tua vita. Abito in Sardegna, più precisamente a Cagliari, che è una città bellissima, la città del sole, perché qua c'è sempre il sole, si vive benissimo, una città un po' più lenta rispetto ad altre città dell'Italia un po' più, diciamo, confusionarie. Attualmente sto facendo appunto i video su YouTube, quindi la mia giornata è preparare i tutorial, girarli, studiarli, e comunque metterli diciamo a disposizione delle persone di cui hanno bisogno. Quindi nel mentre quindi sto comunque continuando a studiare il cucito perché sto finendo due corsi online, uno in americano, cioè con l'inglese, in inglese, e l'altro da spagnolo perché non si smette mai di imparare. Poi leggo tantissimo e infatti io volevo mandare un appello alle persone che stanno iniziando a cucire, comprate i libri perché i soldi spesi in libri sono sempre ben spesi. Io nella mia libreria ho un centinaio di libri di cucito sartoriale e anche creativo. A chi lo Quindi, dici, Cristiana, guarda, io anche io ho tanti di quei libri che veramente quando si dice non so dove metterli, eh, purtroppo adesso pensa che ho dovuto, siccome sto in una casa molto piccolina, li ho dovuti tenere in cantina, mi piange il cuore per quanto sono belli, li sfoglierei continuamente, ma non ho proprio più lo spazio, quindi ce ne sono molti che li ho dovuti mettere giù in cantina, però quando voglio vado giù, prendo su e faccio tutto questo. Intanto approfitto per salutare tutti quelli che si sono collegati e che ci stanno scrivendo, siete già in tantissimi, che conoscete anche Cristiana e la salutate, quindi per esempio, non so, Valentina, Barbara, Ella, Simonetta, ciao, Alessandra Varone che dice che meraviglia le vostre dirette, fantastico, grazie Alessandra per seguirci. Marzia dice bella la maglietta che abbiamo già spoilerato, comunque sarà il nostro tutorial che vi faremo vedere. La Valentina dice che sei bravissima cara Cristiana. Valentina dice anche una cosa bellissima questa di unire la terapia con il cucito. Ciao la Lara Lorenzini, sempre immancabile. Antonella dice sono d'accordissimo, anche io insegno e appena ho la possibilità mi dedico al cucito e alla creatività. Bravissima anche a te Antonella, poi c'è Rita, Valentina, Margherita, salutiamo un po' tutti perché so che vi fa piacere, Rami e Daniela, ecco qua, e Maria Martina
che dice ciao Cristiana con tanti cuoricini. Bene ragazzi, allora io direi che adesso mi prendo 2 minutini, ok? Così per parlarvi un attimo un po' appunto del cucito in generale. Allora, se siete principianti e volete cominciare a cucire, volete realizzare o degli abiti o delle cose per la casa, vi faccio vedere un pochino le cose che potete realizzare. Quindi ho portato 2 o 3 ispirazioni per voi per farvi cominciare a venire prurito alle mani e voglia di cucire. Guardate, per esempio, si possono cucire bambole e pupazzi. Qui c'è una delle pigotte che io ho fatto per il progetto dell'Unicef, delle pigotte. Abbiamo fatto un progetto 100 pigotte per Unicef e ne abbiamo fatte alla fine molte di più di 100. Sono contenta perché abbiamo superato il nostro obiettivo. Quindi potete cucire bambole naturalmente, ma anche potete cucire pupazzi, che bene o male si fanno allo stesso modo, però guardate, con questa macchina anche potete cucire tessuti particolari come il bouclé per realizzare gli orsetti. Questo io lo trovo un po' Mr. Bean, ho cercato di farlo un po' come quello di Mr. Bean, ho messo del peso sul fondo per farlo stare seduto e lo trovo veramente troppo simpatico. Poi vi ho portato da vedere una borsa fatta con il jeans, quindi recuperando dei vecchi jeans si può prendere la parte di sopra e farci una borsa. Questo è un bel beauty case imbottito dove potete mettere dentro tante cose, realizzato con la cerniera, e quindi insomma potete fare queste cose che sono utilissime per la casa, per le vostre attività. Questo è un bel grembiulino, guardate che carino, che si mette qui così, non so se si... aspetta che facciamo vedere, aspetta che faccio così vi faccio vedere anche il mio outfit. Allora, questo è il grembiulino realizzato così con tutte le frappette. Qua c'è una tasca fatta proprio a cuore, dove potete mettere i mestoli, le varie cose, e questa è una gonnellina di cui c'è anche un tutorial che ho fatto che potete andare a vedere, che c'è sia in versione col fascione sia in versione come questa con il cinturino, e questa è una blusa. Questo modello l'ho già usato con diversi tessuti e ve l'ho già fatto vedere in diverse declinazioni, anche nero mi piace molto, devo dire. Ok, e poi che cosa vi ho portato? Vi ho portato anche, aspetta che rimettiamo tutto a posto, così che sono una persona molto ordinata quando mi va. E questo è per esempio, anche questo c'è un tutorial, uno strofinaccio normalissimo bianco che abbiamo personalizzato con dell'appliqué per il Natale, mettendo semplicemente delle frappettine. Vedete che delle cose molto semplici si possono poi rendere molto più carine grazie appunto alla macchina per cucire e a tutte le cose che si possono fare. Potete anche cucire la pelle, quindi realizzare sia anche vestiti, gonne, cose in finta pelle, così, o anche degli oggetti. Questo è un portapenne, portaocchiali, portafazzoletti, borsettine. Quindi con la macchina che vi presentiamo stasera avete la possibilità di cucire, come vi dicevo, tanti tessuti diversi, dal jeans al tessuto, alla pelle, al bouclé, ma anche fare dei decori, perché tutti i punti che ha la macchina, dopo ve la faccio vedere un attimo da vicino, li potete utilizzare anche con dei fili magari metallici, così, in modo da creare dei decori su un semplice tovagliolo, sempre per il Natale, potrebbe essere un'occasione carina per preparare dei tovaglioli tutti particolari e creare così dei motivetti tutti intorno all'orlo. E questi sono stati fatti con questa macchina con il punto a fogliolini, che sono questi decori che la macchina può fare. Infatti adesso vi farei vedere da vicino un attimo la macchina, adesso con l'aiuto anche di Cristiana. Che bella questa cosa della tecnologia, che io sono a Bologna, lei a Cagliari, però siamo qui insieme a voi. Allora, vediamo un attimo la macchina, perché questa macchina, come vedete, ha 40 punti che sono tutti quanti, c'è la luce che impalla un po' il display, Cristiana, ecco, grazie. Ci sono tutti i punti già scritti sul frontalino della macchina, in modo che li vedete tutti quanti a vostro uso e consumo al momento che vi servono. Sono 40
C'è quello della fogliolina che, se Cristiana avvicina, forse se riesce a tirare sulla macchina, non lo so far vedere, ti faccio vedere, è il numero, aspetta un po' che lo cerco, non lo vedo, 30, quello che ho usato per il nostro tovagliolo. Comunque il numero 30, se lo vuoi indicare, Cristiana, per far vedere appunto i vari decori, eccoli qua. E poi ci sono, come vedete, cuoricini, altre cose, punti pieni, punti utili, l'asolo, eccetera. Poi, per utilizzare questa macchina è veramente molto semplice, perché con il tastierino, che va solo destra, sinistra, su e giù, voi vi posizionate sui numeri grandi, che sono il numero del punto che selezionate. Se vogliamo mettere il 30, per esempio, andiamo sulle decine, ci spostiamo, Cristiana, esatto, con la freccia orizzontali a sinistra, con le frecce orizzontali. Cristiana, mi senti? Sì. Con le frecce orizzontali, quelle orizzontali, possiamo andare o sulle decine o sull'unità, ok? Quindi se vai sulla decina del 3, per esempio, possiamo mettere il 3, il 2, l'1, quindi andare su e giù e mettere 1, 2, 3. Così non dobbiamo fare tutti i numeri per arrivarci. E poi, andando sulle unità, andiamo a mettere l'altro numero. Quindi se vogliamo fare il 30, chiaramente mettiamo il 3 sulle decine e lo 0 sulle unità. Lo 0, vabbè. E poi abbiamo di fianco la larghezza del punto, che non si vede molto bene, spero che riusciate a vedere, la larghezza del punto, e perché c'è poca luce proprio. Lo so. Ecco, così si vede benissimo. La larghezza del punto è quella che adesso vedete a 5 sono i millimetri, quindi posso allargare il mio punto o stringerlo, così come posso allungare il punto o accorciarlo andando sulla lunghezza del punto. Quindi tutti i punti sono regolabili di questa macchina. Bene, oltre alla macchina, che è quella che vi presentiamo noi stasera, vedete qui davanti a me anche una serie di accessori, perché chiaramente quando si cuce c'è bisogno magari degli aghi adatti, dei filati adatti, dei piedini adatti. Quindi tutte queste cose che vedete sono oggetto di una bella promozione che vi dirò più tardi. Quindi rimanete con noi fino alla fine della diretta, perché dobbiamo vedere appunto qual è il regalo di Vecchi Shop di oggi. Tra l'altro, come vi dicevo, questa diretta è in collaborazione con Burda, perché appunto volevamo insegnarvi a realizzare un capo partendo da un cartamodello della rivista Burda. Ora, io non so se la conoscete, ma penso proprio di sì, perché è una rivista famosissima. Si chiama di solito Burda Style, però da un po' di tempo ci sono in edicola questi numeri di Burda Easy. Burda Easy è una declinazione del Burda Style proprio nata per i principianti. È una rivista veramente molto bella da sfogliare, da seguire. E che cosa fanno ogni volta? Praticamente partono da un modello e fanno 3 declinazioni. Quindi ogni numero ha 3 declinazioni di maglietta, 3 declinazioni di abito, 3 declinazioni magari di camicetto, di cappotto e anche di pantaloni o di gonne, insomma. E quindi, come vedete, ci sono tantissimi modelli che potete fare. Imparando a realizzarne uno ne potete fare 3, quindi è veramente molto bella. C'è veramente scritto tutto quello che vi serve, ci sono i consigli utili, c'è scritto passo passo come dovete fare, insomma ci sono tantissimi suggerimenti proprio per i principianti. Dopo anche Cristiana vi dirà una particolarità di questa rivista che è molto molto utile per chi comincia. Quindi vi dicevo, anche grazie a Burda, sempre nella promozione di questa sera ci sarà un regalo speciale, ma ve lo dico dopo. E Cristiana, non spoilerare, va bene? Va bene.
Ok, allora io direi di andare da Cristiana, se Cristiana è pronta, per cominciare a vedere, entrare nel vivo un pochino di questo cartamodello. Facciamo prima un'introduzione appunto di quale progetto abbiamo scelto e quali sono le cose che ci servono per realizzarlo. Ok, allora, la maglietta che abbiamo scelto è questa che indosso. Ma dai, che bella! Ma guarda un po'! Ed è questa qui, che possiamo trovare in 3 diverse versioni. Quindi a manica corta, a manica 3/4, a manica lunga. Una Allora, cosa che volevo dire, che ci siamo dimenticati di dire, che è il Burda Easy che è appena uscito, quindi potete andarlo a comprare in edicola e trovate esattamente questi modellini che vi stiamo facendo vedere. sì, è Burda Easy 5 2022. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, prima di tutto, la particolarità, volevo parlare di Burda Easy rispetto a Burda Style, per esempio, facendo le dovute differenze. Allora, come vediamo, il cartamodello, eccolo qui, io ho preso questo come esempio, e il cartamodello in questo caso lo possiamo ritagliare, quindi avere la possibilità di avere uno spazio di lavoro più semplice da lavorare. La cosa importante sono le taglie. Come potete vedere, io ho segnato la taglia con l'evidenziatore. Le taglie, mi raccomando, è molto importante perché sono taglie tedesche, non sono taglie italiane, per cui la 44, per fare un esempio, italiana è una 40 tedesca. Quindi andiamo a vedere, ve lo faccio vedere subito, la tabella delle misure. Eccola qui. Quindi dovete farvi aiutare, prendere tutte le belle misure, anche da una persona, perché da solo non ci riuscite, e confrontarle con la tabella di qui, che è fatta benissimo. È molto importante, perché se sbagliate taglia, sbagliate completamente il cartamodello, dovete rifare tutto. La particolarità rispetto a Burda Style è che se noi lo giriamo dall'altra parte, vedete, è liscio, cioè è bello pulito, non ha altri cartamodelli. Faccio vedere per chi magari non conosce. Ecco qua, normalmente è così, quindi con tantissime righe che comunque possono confondere all'inizio, mentre qui è facilissimo da estrapolare dal giornale come cartamodello. Quindi si sceglie la taglia. Una volta che avete scelto la vostra taglia, dovete tagliare e si possono usare 2 metodi. Allora, il primo metodo è con la carta velina, che è quello che uso io, quindi si mette la carta velina sopra e si decalca semplicemente. Il secondo metodo è invece con la carta copiativa Burda, che si mette tra il cartamodello, la carta copiativa e il modello. E quindi si deve utilizzare questi attrezzi, si devono utilizzare, che sono delle rotelle dentellate. Questa è liscia, questa è dentellata così, che solitamente quindi si passa sopra, c'è la carta copiativa, che è la classica carta carbone, che forse conosciamo tutti, una specie di carta carbone, anche se poi va via con l'acqua, però questo io non lo utilizzo più, lo utilizzavo all'inizio, perché? Perché ho paura di rovinare la carta con la parte dentellata e rovinare anche il tessuto, perché secondo il tessuto che stiamo utilizzando sono tessuti anche molto delicati. Quindi questo è il metodo che uso io. E Quindi se ho capito bene, Cristiana, allora tu prendi un pezzo di carta velina, lo posizioni sopra il modello di Burda, segui la linea che tu hai evidenziato sulla tua carta velina e poi ritagli la tua carta velina in modo che ti rimane sempre l'originale di Burda. Però volendo lo potresti anche tagliare direttamente da quello lì di Burda. Sì, io non lo consiglio, per chi è proprio super principiante e ha paura, può direttamente tagliare la taglia. Io non lo faccio perché magari ingrasso o dimagrisco, si spera sempre di dimagrire, ma qua si ingrassa sempre. Vabbè, comunque.
Comunque in questo modo magari vogliamo fare la maglietta a un'amica che magari ha una taglia diversa, ci rimane questo. Io lo consiglio, però ognuno fa quello che più gli viene bene, insomma. E avremo quindi questo. Questa è la parte del davanti mia, della mia taglia. Quindi cosa si fa con queste parti? Le parti che abbiamo di questo cartamodello sono 4 e ho fatto uno Ma che schema. carino questo modellino, così ci fai vedere tutto bene da vicino. Allora, prima di tutto, allora, abbiamo le parti, la parte 1, la parte 2, la parte 3 che è della manica e questa parte non è compresa nel cartamodello, dobbiamo farla noi, ma è facilissimo, basta un righello, basta una matita, per esempio nelle mie misure sono 50 x 8 cm. Cosa si fa? Come ho posizionato la stoffa? Per le più brave se ne saranno accorti qual è la differenza. Cioè ho le cimose, che sono questa parte qui della stoffa, non combaciano l'una con l'altra, come in questo caso. Voglio fare un esempio. In questo caso, per esempio, le cimose sono qua, quindi qua combaciano fra di loro e qua c'è la ripiegatura della stoffa. Se noi lo dovessimo mettere in questo modo, il dietro non sarebbe nella ripiegatura della stoffa, perché come possiamo vedere, sia il dietro che il davanti saranno uniti. Quindi come nel mio caso, vedete, è unito e anche il dietro è unito. È una parte Perché unica. il cartamodello solitamente è sempre la metà della, diciamo, parte del Sì, perché davanti. solitamente si mette la cenere a lampo, questo qua non dobbiamo mettere cenere a lampo, proprio facili, sono progetti super, super, super proprio principianti di Burda Easy. Infatti io lo consiglio veramente a tutte di comprare, di iniziare con questi cartamodelli, perché sono proprio facili, anche se non avete fatto dei corsi, secondo me sono facilissimi, anche perché poi è tutto spiegato, questo non l'ho fatto vedere, lo faccio vedere adesso in frettissimissima. Guardate qua, tutto ben spiegato, con tutti i passaggi. E questo non è, cioè tutti i modelli, tutti ben spiegati, tutti i modelli che abbiamo visto. Dopodiché, dopo che ho fatto questo, cosa si fa? Si devono prendere le misure Margine di del cucitura. margine di cucitura, grazie. E il margine di cucitura che sono 1,5 per quanto riguarda lo scalfo, la manica e via dicendo, e 3 centimetri per quanto riguarda l'orlo sia del davanti che del dietro che della manica. Dopodiché io cosa faccio? Taglio con le forbici, mi raccomando, usate sempre le forbici per la stoffa diverse da quelle della carta, perché le stoffe per la carta, se noi lo utilizziamo per la carta, perdono il filo. Questo è un altro consiglio che vi do per le più principianti. E cosa faccio io? Ci sono altri due metodi a questo punto. Quindi abbiamo il nostro cartamodello, l'abbiamo ritagliato, adesso cosa possiamo fare? Possiamo, se abbiamo fatto con la carta copiativa, direttamente lo togliamo con la carta copiativa di Burda, come ho detto prima. Ma io utilizzo un altro metodo, che è il metodo sartoriale, ed è quello dei punti lenti o fili lenti, tanto odiati da tutti, che non sono altro che una imbastitura lenta, la vediamo qui, come potete vedere è un'imbastitura lenta, normale, lenta, normale, si formano queste specie di anellini. Cosa servono questi anellini? Io quando apro il mio tessuto, come possiamo vedere, si formano queste linette che vanno tagliate con le forbici, stando attenti a non rovinare la stoffa, e il risultato sarà questo. Ecco qui. Il risultato sarà, ecco qui, questa sorta di erbettina che permette di fare in modo che sia il retro, cioè sia il davanti che il dietro siano ben evidenziati. Quindi noi abbiamo, è lungo come procedimento, ma vi posso assicurare che vi verrà benissimo. È proprio quello che io ho imparato nelle scuole, e nelle scuole ti dicono, ti guardano male. Dici, ma posso non fare i fili lenti? Occhiate di morte. Quindi mi raccomando, io
consiglio questo. Allora, adesso comunque Cristiana ci sta facendo vedere le cose un pochino in fretta, perché chiaramente il nostro tempo non è tantissimo, però ha promesso che farà tutto il tutorial passo passo, poi per bene. Comunque continuiamo con la nostra spiegazione, quindi si posiziona il cartamodello sul tessuto, si segnano i margini di cucitura, si fanno i puntilenti o marche come li volete chiamare, si aprono con le forbici e si ottiene così le due parti, tutte e due perfette, e a quel punto si deve assemblare con la cucitura esatto la nostra maglietta. sì. Giusto? La vediamo dopo. Sì, cosa dobbiamo vedere adesso? Anche l'ago importante. Ah, giusto, è molto importante l'ago. Allora, infatti la stessa Burda Easy ci consiglia questo ago qua, che è l'ago stretch, perché quando noi utilizziamo questi tessuti, che sono i tessuti molto difficili da lavorare, quindi tessuti tipo maglina, i bielastici, quindi elastici sia in un senso che nell'altro, o il jersey, è importante usare un ago giusto. L'ago giusto è quello jersey, jersey o super stretch o super stretch. Per esempio lo super stretch l'ho provato io sempre e non l'ho abbandonato più perché è veramente stupendo. Non tira la stoffa, ti fa la cucitura perfetta, è veramente il top. Tra l'altro per la confezione di questa maglietta c'è bisogno anche di un altro accessorio, un altro piedino che è il scusate, ago e l'ago doppio. Anche l'ago doppio lo troviamo come ago stretch, quindi ago per tessuti. Ricordo che naturalmente tutti questi aghi sono acquistabili anche su Neki Shop, nella sezione aghi, quindi li potete tranquillamente trovare. Esatto, nel sito nekishop.com potete trovare questo. Quindi questa è una cosa molto importante, perché poi ci può creare delle problematiche. Comunque poi andiamo a vedere anche i punti che vi consiglio da utilizzare con una semplice, come vediamo, una macchina elettronica, quindi senza tagli e cuci possiamo tranquillamente cucire la nostra maglia. Però bisogna utilizzare dei punti particolari. Se voi li dico? Dopo quando siamo alla macchina. Okay. Tu sei già pronta per andare alla macchina? Non ancora, un attimo. No, che cosa ci devi dire ancora? No, io sono pronta per andare alla macchina, però sì, ho finito. Non si capisce, hai finito, devi andare. La Cristiana ci fa morire, guarda, io quello che piace di Cristiana è proprio questa sua simpatia che veramente ci fa assolutamente sorridere. Intanto approfitto mentre Cristiana si prepara alla macchina con tutte le cose da farvi vedere, anche di leggere altri vostri commenti, perché ne sono arrivate tante. Rami Fanni dice: Manuela, ti aspettiamo nelle nostre live con Cristiana. E dove? Perché dal nome non ho capito dove ci sta invitando. Noi veniamo sicuramente volentieri. Ella dice, Rita dice: ho acquistato da voi la macchina a cucire consigliata da Cristiana, è fantastica. Bene, siamo contenti Rita. Poi c'è Ella che dice: umanamente e professionalmente bravissima, quindi utilissimo Burda Easy anche. Barbara è contenta di aver visto tutti gli oggetti che abbiamo fatto vedere, e Daniela dice: la maglietta è bellissima, grazie per questa diretta. E poi ci sarebbero tantissimissimi altri commenti che però adesso non riusciamo a leggere tutti perché dobbiamo andare da Cristiana che è pronta con il tutorial. Quindi una volta che abbiamo posizionato il cartamodello sopra, abbiamo segnato i margini di cucitura, abbiamo fatto i punti lenti o le marche vicino al bordino del cartamodello, poi separiamo la stoffa, tagliamo in mezzo, abbiamo tutte queste erbette che ci danno sul davanti e sul dietro, cioè sui due pezzi, praticamente i lati, esattamente le misure. Adesso andiamo a comporre la nostra maglietta, immagino cominciando mettendo il davanti insieme al dietro, giusto Cristiana? Esattamente. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è cucire le spalle. Io le ho già cucite.
e cucirle e rifinirle. È la prima cosa. Poi andiamo a vedere comunque il punto. L'ho fatto per velocizzare. Un'altra cosa che bisogna fare è dividere il collo, perché la seconda fase è attaccare il collo, il colletto, e bisogna dividere il girocollo in 2 parti, che poi alla fine sono in 4, però il davanti, il dietro e poi le spalle ce le abbiamo già. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro colletto, che io ovviamente ho già fatto per motivi di tempo, vi faccio vedere qua, quindi si deve girare il colletto dalla parte più corta e poi cucirlo. Non so se si vede bene la cucitura, è Sì, puoi veramente avvicinarti ancora un po' di più alla telecamera del telefono. super elastica, guardate, Sì. guardate. Facci vedere bene anche i punti che non si vedono, se stai fermo un attimo davanti, ecco così, perfetto. Qui che punti hai usato? Qui ho usato il punto 03 e il punto 07, che è un punto che ricorda la taglia e cuci. Guardate che bellino. Secondo me è anche decorativo. È un punto overlock, esatto. Sì, è un punto overlock molto carino, perché comunque qua viene un pochettino, non so, lo trovo molto carino, molto delizioso. Vabbè, comunque. Poi si dovrebbe stirare queste 2 parti aperte, si devono stirare e far coincidere l'una con l'altra in questo modo e mettere lo spillo così e far coincidere. Io ho già messo gli spilli per segnare, perché all'interno abbiamo il rovescio, all'esterno abbiamo il dritto della stoffa. Quindi si forma questo anello. L'anello come si mette? Iniziamo dalla parte di dietro, quindi facciamo coincidere la parte di dietro facendo dritto contro dritto in questo modo. Non so se si vede, spero di sì. Si vede benissimo. Ok, la parte di dietro e la parte del davanti, che adesso non trovo più. Non l'abbiamo fatta. Vabbè. Sì, ce l'hai. Ce l'ho. Sì, vabbè, questa, la parte del davanti, così. Adesso lo facciamo vedere molto velocemente per i tempi della diretta. In questo modo il colletto, come potete vedere, è dritto contro dritto, così. E cosa si deve fare? Si deve poi cucire. Io ce ne ho uno già pronto. Ok. Ricordate di imbastire, perché qua io non vedo mai tutorial di gente che imbastisce, perché l'imbastitura è come il ferro da stiro, il ruffiano del sarto, il ferro da stiro è anche l'imbastitura. Quindi in questo caso io l'ho già fatto, guardate, vedete? Qua è applicato il mio colletto. Applicato con... adesso andiamo a cucirlo insieme. Facciamo vedere. Sposto la macchina, l'ho posizionata a un punto 03, come abbiamo detto, il punto Ci fai vedere qual è il punto 03? Altrimenti se non si riesce lì, aspetta che provo a chiedere se inquadrano me, che magari riusciamo a farvi vedere qua. Allora, il punto 03 è questo qui, che è praticamente una sorta di... fulmine. Aspetta, ecco, no, che una non lo sorta vedevo. di fulmine. Una sorta, sì, di fulmine, quindi è una specie di zigzag piccolino, sì, che però procede in questo modo, alla fine sembra un punto dritto, ma diventa elastico. Esattamente, come abbiamo visto prima. Di cui parlavamo prima è questo qui. Lo 07 oppure lo 05 possiamo usare. Anche lo 05, che è un punto elastico triplo, sì, quello, e anche lo 05, 5. Zigzag triplo, esatto, anche quello. Esatto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, esattamente. 2, 3, questo sì, ci permette di mantenere l'elasticità del tessuto. Esattamente, okay? Esattamente. Allora, ritorniamo a noi, togliamo questa parte, quindi abbiamo la possibilità di avere il braccio libero, che è veramente utilissimo, perché noi possiamo mettere il nostro collo così, andiamo a metterlo, che l'ho già imbastito tutto, vabbè. Io ho già posizionato il tutto e andiamo. Speriamo di riuscirci, perché
Come vedete non fa una cucitura dritta, perché se noi utilizzassimo la cucitura dritta, cosa succederebbe? Si strapperebbe il filo, non sarebbe elastico. Invece qua Allora, mentre Cristiana cuce, io intanto vi faccio notare appunto che ha rimosso il cassettino per lavorare a braccio libero, quindi questa sì, macchina, come anche tutte le altre macchine, vai pure avanti tu Cristiana. sì, sì, sì. Come tutte le altre macchine Necchi hanno la possibilità di lavorare a braccio libero per creare appunto giromaniche, orli, polsini, che ci permette appunto di ruotare intorno al braccio della macchina in modo molto pratico e molto comodo. Quindi con questo punto dritto si va a cucire lungo, diciamo, il segno, che poi anche in questo caso ci sarebbero state le marche, e Cristiana, credo che tu abbia fatto l'imbastitura sulle marche, giusto? Sì, perché le marche vanno tolte prima di cucire, perché se no si intersecano con il filo e toglierle è una cosa assurda, allucinante, ci impiegate 2 giorni. Quindi il segreto è questo: le marche servono all'inizio, poi dopo si fa l'imbastitura e poi si tolgono le marche. Quindi noi stiamo cucendo sul filo di imbastitura. Solitamente il Bravissima, formato sì. dell'imbastitura ha dei colori, come vedete, che si possono vedere anche sui tessuti scuri, perché sono bianchi, azzurri, rosa, di vario colore. Chiaramente Cristiana l'ha preso rosa, come tutta la No, sua... è rosso, in realtà è rosso. Vabbè, facciamo finta, dai, se somiglia un po' Dai, alle facciamo tue... finta. Non l'ho trovata rosa, se non l'avrei presa. Assomiglia un po' alle tue unghie. Vabbè. Cristiana, adesso però noi dobbiamo cominciare a stringere, quindi io passerei direttamente, anche se non hai finito questo giro, No, ho finito. a vedere la rifinitura. Ok, ho finito. Come possiamo vedere è assolutamente fatto benissimo. Quindi Elastico. adesso dovrei togliere l'imbastitura per farvi vedere meglio il risultato fantastico. Purtroppo ti devo fare molta fretta perché ti Sì, lascerò lo so. 5 minuti al massimo per finire. Sì. Guarda, facciamo vedere solamente come si fa la rifinitura. La rifinitura possiamo utilizzare il facciamo 0,5. 0,5 che è il punto zig zag triplo. Quindi facciamo un esempio giusto per farlo vedere, è facilissimo. Quindi solitamente così dovete fare su tutta la maglietta, per tutte le cuciture che andrete a fare, fate prima la cucitura delle due parti per attaccarle insieme e poi andate a rifinire il bordo del 0507 e stando proprio a cavallo del bordo, in modo da chiudere bene il Esattamente. tessuto e non E sfilare. infatti qua io non sono andata molto dritta perché sono molto lontana, ma nel caso in cui possa succedere questo, basta tagliare a filo con le forbici. Niente di... Comunque vediamo che è super super elastico, non si Perfetto, una volta strappa. attaccato il collo, cosa dobbiamo fare? Allora, una volta attaccate il collo, io ho fatto un piccolo, scusate ma è veramente orrendo, però spero che si capisca, e praticamente noi abbiamo questa situazione qui. Questa è la maglietta del davanti, quindi dobbiamo far coincidere in questo. Quindi prima attacco faccio vedere prima questo. Prima attacco la manica, quindi tutta la manica, e poi successivamente la manica insieme alla parte della diciamo lunga della maglia. Perché questo? Solitamente cosa si fa? Solitamente si cuce prima diciamo i lati della maglia e poi si cuce la manica. Io non faccio così, perché? Perché è più difficile, soprattutto se stiamo utilizzando dei tessuti così difficili. Quindi il mio consiglio sartoriale è: prima attacca la manica e poi attacca tutto insieme. E io ve lo faccio No, vedere. fammi vedere insieme cosa intendi, perché non hai fatto vedere. Allora sì, ok, facciamo vedere qui, così forse è anche più facile. Ecco qua. Faccio coincidere la parte dell'ascella, si vede? Sì. Sì, sì. La parte dell'ascella e congiungo con gli spilli sia la manica che la parte
della maglia, tutto insieme. Quindi io cucirò tutto insieme e la maglia è finita. Non dobbiamo preoccuparci di niente. Infatti qua Ok, bene, abbiamo tutto unito. Vedete? Io ho fatto così, sempre imbastendo, sempre imbastendo. certo. Ecco qua. E quindi questo è stato fatto, dovete fare la stessa cosa, stesso punto, stessa rifinitura e Una poi parolina veloce solo sui polsini e sull'orlo che poi sì. dobbiamo salutare. Allora, i pulsini e l'orlo abbiamo detto che ci vuole il lago doppio e, praticamente si deve girare, ve lo faccio vedere, se c'è tempo speriamo, si deve girare qui abbiamo ancora i fili lenti, questo è l'orlo. Abbiamo i fili lenti, si deve allora prima rifinire questa parte che io non ho rifinito, si deve girare in corrispondenza dei punti lenti e poi si deve, utilizzare il doppio ago stretch e verrà questo lavoro qui che io ho già fatto. Lo faccio vedere, che è perfetto. Vediamo la parte, ecco qua. Si vede? Ecco qui. Lago doppio che è super, super stretch. E che Quindi è un po' simile alla punto di alla copertura. punto copertura, esatto, perché ha 2 linee parallele di cucitura e uno zig zag poi nella parte, del dietro. Finisce così. Ecco, è così, insomma, questa rifinitura. Facilissima da fare sia nella maglia, quindi nell'orlo della maglia e nell'orlo delle maniche. Ecco qui. Perfetto! Allora anche con Cristiana siamo riuscite a fare il tutorial di un'intera maglietta. Guardate che stiamo veramente facendo i salti mortali con questi ambassador che li stiamo facendo lavorare a tempi record, perché avete visto anche le settimane scorse che abbiamo fatto tanti tutorial stando in un tempo comunque abbastanza ridotto, quindi grazie Cristiana che sei riuscita a farci vedere tutto, quindi avete visto come si realizza una maglietta. Innanzitutto vi ricordo che su Burda Easy è tutto spiegato benissimo, quindi andate a guardare, riguardate questa diretta e poi Cristiana ha promesso che rifarà questa maglietta da capo con un tutorial sul suo canale YouTube, in modo che così potete guardare con calma, con attenzione tutti i vari passaggi se siete principianti e non avete capito bene alcune parti. Quindi non vi lasciamo da soli, non vi preoccupate. Allora veniamo invece alle offerte, perché c'è già qualcuno che ha scritto che sta aspettando che diciamo l'offerta per acquistare sul sito. Cioè Silvia è lì che dice io sto aspettando l'offerta perché devo comprare, voglio sapere che cosa c'è d'offerta stasera. Allora, l'offerta di stasera è bellissima. Innanzitutto avete la macchina che ha un prezzo di listino di 329 euro, che solo fino a domenica sera è in offerta, già la potete prendere e mettere nel carrello a 2,49 se non erro, dovrebbe arrivarvi anche il banner con il prezzo, non mi ricordo se l'abbiamo scritto, comunque chiedo anche alla regia, no, non abbiamo scritto il prezzo, però dovrebbe essere, datemi una conferma dalla regia, che è 2,49 il prezzo dell'offerta di oggi fino a domenica sera. In più con il codice Necchi Live, se lo aggiungete alla macchina, quindi questa la prendete nel carrello che ha già quel prezzo lì scontato fino a domenica sera. Se aggiungete il codice Necchi Live avete il 20% su tutti gli accessori che comprate, quindi gli aghi che vi ha detto Cristiana, quindi tutti gli aghi, i filati adatti per il cucito, prendete sempre, consiglio filati in poliestere, che Brava. quelli non vi si spezzano, non rovinano la macchina, non fanno troppo pelo, lavorano puliti, scorrono bene, quindi sempre filati in poliestere. Abbiamo sul sito tantissime bellissime confezioni, vi faccio vedere qualcosa anche qui da vicino, tipo queste che sono molto belle e sono quelle di Gutermann, che hanno tutti appunto i set per il cucito con vari colori che vi possono servire anche per i jeans e anche per tutti gli altri tessuti. Ci sono proprio i kit adatti alla cucitura del jeans, insomma tutto quello che è filati avete uno sconto del 35%, quindi filati cucito 35%, accessori come aghi,
piedini. Vi ricordo che abbiamo dei bellissimi set di piedini che si montano tutti su questa macchina, quindi questo lo potete acquistare. Avete visto una mia diretta sui piedini? Se non l'avete vista andatela a rivedere, perché vi spiego come si utilizzano tantissimi piedini creativi molto utili, e avete appunto il 20% su tutti questi accessori. Quindi la macchina, fammi vedere se ho avuto la conferma dalla... no, non ho visto ancora niente. Comunque rispetto al prezzo della macchina, prego veramente la regia di mettermi se ho detto bene, perché non vorrei aver detto qualcosa di sbagliato. Nella chat privata magari mi arriva una conferma. E quindi la macchina a questo prezzo speciale, 20% per gli accessori che sono piedini, come si chiamano, aghi, eccetera, e 35% sui filati. Sì, ho avuto la conferma, ecco, avevo paura di aver detto una cifra troppo bassa, ma sapete perché mi è venuto il dubbio? Perché ho detto da 3,29 a 2,49, ma sono quasi 100 euro di meno, ma sarà tutto questo sconto? E quindi sono rimasta un po' così, ho detto sì, no, in effetti è un prezzaccio. In più, aggiungendo il codice Neki Live, Burda ci ha fatto un regalo, quindi tutti quelli che acquisteranno questo modello di macchina solo fino a lunedì sera avranno in regalo, riceveranno con la macchina questo libro pesantissimo di Burda, che adesso vi faccio vedere anche un po' più da vicino. Si chiama Burda la moda basic, spiegata passo passo. È un libro stupendo, del valore di 24,90 euro, quindi comunque molto sostanzioso, dove dentro potete trovare veramente tantissime idee anche per come organizzare la craft room. Ci sono veramente tantissimi spunti di ogni tipo, per chi comincia ma anche per chi è già avanti, perché ci sono tante informazioni tecniche. È proprio un libro che se uno se lo legge tutto passo passo è come se facesse una scuola di cucito, quindi ce l'ha a casa, lo può sfogliare quando vuole. Ci sono tantissimi progettini, anche questi declinabili in varie versioni. Quando avete imparato a fare un modello poi lo potete declinare in tantissime versioni con tutte le spiegazioni, maglie, bluse, gonne, abiti, cappotti. Poi ci sono anche le borse, gli accessori, guardate, e poi vi danno tanti spunti anche di stile, perché ci sono anche tante pagine che riguardano lo stile. Insomma, in questo libro bellissimo, tutti quelli che vedete qua sono i modelli che potete fare grazie a questo libro. È un libro veramente stupendo e lo riceverete in regalo con l'acquisto della vostra Neki HP04. Ecco come si chiama questa macchina. Vi arriva col suo bellissimo imballo. Avete una dotazione anche di qualche piedino per le cerniere, per il punto dritto, per il punto satin, per fare l'asola, il tagliasole, qualche spoletta, insomma un po' di accessori sono già dentro alla macchina. Dovete comprare solo il filo per appunto cucire. Gli aghi, se volete fare soprattutto dei tessuti stretch, prendete gli aghi che vi ha consigliato anche Cristiana e siete pronti a partire. Che vogliate fare dell'abbigliamento o del cucito creativo, comunque io e Cristiana siamo qui per darvi una mano. Sul mio canale, sul suo canale trovate tantissimi tutorial, quindi guardateli. Sul mio canale tra l'altro c'è anche una scuola, cioè le prime basi di cucito, se volete proprio cominciare da zero, cioè come si infila la macchina, come si fa a cucire dritto, ecco, queste cose qua le trovate gratuitamente anche sul mio canale. Quindi diciamo che insomma, se volete il creativo guardate un po' da me, se volete il sartoriale guardate un po' da Cristiana, avete tutto quello che vi serve per cominciare. In più vi ricordo che il codice Neki Live è abbinabile ai codici ambassador, quindi se avete una vostra ambassador preferita, so che molti di voi che sono qui stasera perché seguono Cristiana, quindi è lei la vostra ambassador preferita, ma qualcun altro che magari segue altri ambassador può utilizzare il codice del suo ambassador preferito. Se invece ci avete raggiunto, non conoscete gli ambassador, volete comunque un codice sconto aggiuntivo, potete usare Neki Shop 5 che vi dà un extra 5% di sconto come i codici ambassador. Vediamo adesso con Cristiana dove potete trovare il codice ambassador di Cristiana, che ci dice appunto quali sono le sue pagine e dove raggiungerla. Allora, Cri, dove ti possono trovare per vedere il codice?
che bello! Mi possono trovare su YouTube, su YouTube come Cristiana Carpentieri Cucitoterapia, sul mio sito cristianacarpentieri.it, su Facebook Cristiana Carpentieri la mia pagina, ma anche un gruppo abbastanza numeroso di cucitoterapia sempre su Facebook, su TikTok, su Instagram. Io sono ovunque. Sono ovunque. Allora, infatti Silvia ci ha detto, eccola, questa macchina sarà la mia, quindi Silvia è già pronta per acquistare. Stai facendo, Silvia, un grande acquisto, perché questa macchina veramente ti darà tante soddisfazioni, perché è talmente facile da utilizzare che non c'è una macchina più semplice di quella, è proprio facilissima e cuci qualsiasi tipo di tessuto. Bene, allora ragazzi, siamo arrivati un po' alla fine, non ho visto domande particolari, ci avete fatto veramente tantissimi complimenti, è difficile leggerli tutti, però se andate in mezzo ai commenti vedete quanto ci avete scritto e siete stati con noi anche mandandoci faccine, pollicini, cuoricini, e questa cosa ci fa sempre tanto piacere, quindi mettete mi piacciate, perché per noi è come un vostro applauso alla fine di una performance, e credo che la performance Cristiana l'abbia fatta al top, e quindi grazie anche a Cristiana, ti lascio la parola per un breve saluto e poi ritorno anch'io per salutarvi. Prima di tutto ringrazio tutte le persone che si sono collegate fino adesso, tutte le persone che hanno scritto, che poi risponderò con calma, quindi vi mando un bacione grande con un augurio. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è terapia psicologica. Ah, grazie Cristiana. Sì, ricordiamoci questa cosa che ci ha detto Cristiana, mi sono brividi sul corpo, perché queste cose mi toccano sempre molto quando appunto si combina quello che facciamo con lo star bene, perché questo è importantissimo. Quello che noi facciamo a Neki Shop, sai, ogni azienda ha una mission, ok? E quindi c'è chi ha la mission dell'ambiente, chi ha la mission, che ne so. Noi, la nostra mission è sempre stata quella di far star bene le persone, perché sappiamo che il benessere passa attraverso le mani. Ecco perché sul sito Neki Shop non trovate solo macchine per cucire, ma trovate veramente di tutto per la creatività, quindi plotter da taglio, stampanti, colori, stencil, le candele, strass, tutto quello che vi serve, perché è chiaro che non a tutti piace fare la stessa cosa, no? Però il benessere è uguale per tutti, cioè quello che tu provi nel momento che crei, io credo che sia una sensazione che ci accomuna tutti, ed è il motivo per cui quando stiamo insieme a fare queste cose, a vedere i tutorial, stiamo sempre molto bene, passiamo dei momenti, mi auguro, felici anche per voi. Io sono sempre felicissima. Bene, allora vi ringrazio, vi faccio un po' un attimo un recap. Macchina HP04, idealissimissima per i principianti, non perché abbia poche cose, perché tante volte ci si confonde con questa cosa, uno dice sono principiante e spendo poco. No, sbagliatissimo, perché le macchine più economiche sono anche quelle un po' più difficili da usare, perché sono tutte manuali, le devi tutte saper manovrare. È come se tu sei uno che deve imparare a guidare e prendi una macchina col cambio automatico o una macchina col cambio manuale. È più difficile col cambio manuale, anche se costa meno. Quindi capisci che un principiante ha bisogno magari di un aiuto, degli automatismi che la macchina gli fa col cambio automatico. Quindi questa è la nostra macchina col cambio automatico, ne abbiamo diverse sul nostro sito, anche con più punti, anche con degli alfabeti, ne abbiamo diversissime. Questa è quella, diciamo, più semplice, perché ha i punti utili che vi servono per cucire, ha le asole, ha dei punti decorativi come vi ho fatto vedere prima qui sul tovagliolo, dove potete fare tante decori, dei lenzuolini per bambini, tantissime cose ci si possono fare, e ha tutto quello che serve per cucire qualsiasi cosa, con le basi chiaramente. Poi naturalmente diventando bravi magari uno vuole anche quella col rasafilo, anche quella con gli alfabeti eccetera, che ricama eccetera eccetera. Quindi l'HP04 è in sconto, eccolo qui, l'abbiamo scritto grande a 249 € solo fino a lunedì sera,
quindi chi la vuole comprare a questo prezzo, perché il suo prezzo di listino è 3,29, chi la vuole comprare a questo prezzo può approfittare adesso dell'offerta. In più, se aggiungete il codice Necchi Live, con la macchina vi viene dato subito il libro fantastico di Burda, La moda basic, spiegata passo passo di Burda, che è un libro da 24,90 € che Burda vi regala per l'acquisto della vostra prima macchina e per partire subito col piede giusto facendo i vostri primi cartamodelli. Inoltre, sempre col codice Necchi Live, se mettete nel carrello anche degli aghi, dei piedini, avete lo sconto del 20%. Se mettete dei filati avete lo sconto del 35% e in più con il codice Ambassador su tutto quanto avete un extra sconto del 5%. Se non avete il codice Ambassador, Shop 5 è il vostro codice. Bene, io vi saluto, vi do un bacio grande, vediamo anche un bacio da parte di Cristiana, così la salutiamo da Cagliari con amore. Ciao grazie. Cristiana, grazie a tutti quanti per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana con un altro ospite super speciale, superissimo, specialissimo e che adesso non vi diciamo ma lo scoprirete mercoledì sulle nostre pagine che vi diamo un'anticipazione. Un bacio a tutti, vi saluto e possiamo chiudere qui la nostra